Destino destinazione Sahara. Sahara. Primo viaggio in moto, destinazione Sahara, e tra qualche giorno parto, vado in Tunisia. Sono un po' preoccupato per questo viaggio perché è la prima volta che faccio un viaggio in moto. La mia moto non è adatta per viaggiare, è una moto l'ho presa per piccole e medie percorrenze. Speriamo di riuscire ad arrivare a destinazione. Non ho conoscenze tecniche per quanto riguarda questo tipo di viaggio, non ho attrezzatura tecnica come ce l'hanno tanti motociclisti e soprattutto praticamente le informazioni che ho reperito tramite internet sono sempre molto generiche, quindi sono abbastanza preoccupato. Vediamo cosa succede. Se lo riesco a fare io questo viaggio, lo riusciranno a fare tutti. Guardate, ho fatto una pazzia. Salerno con la pioggia 5 mm d'acqua al secondo e un vento da come 23-25 km. La mia bimba sto praticamente da 3 ore aspettando di sapere se partiamo, se ci fanno attaccare, perché probabilmente partiamo domani, però dove si fa il check-in? Ah, scusami. Salve. Alla fine, ma proprio giusto alla fine è uscito il sole. Siamo all'interno della nave e mi è venuto un po' di febbre. Devo aspettare domani che parte la nave alle 6 del pomeriggio, quindi farsi più di 24 ore su questa bellissima nave. Devo ringraziare la receptionist perché mi ha dato una cabina tutta per me e adesso posso mettere ad asciugare tutte le mie cose. La nave si sta muovendo in una maniera esagerata, mi sta venendo un mal di mare. Stavo in camera a leggere un libro, ma devo per forza uscire un po', devo salire un po' al ponte perché mi sta venendo voglia di vomitare. Questa notte sarà abbastanza lunga, stavo leggendo un bel libro
stavo già a 50 pagine e niente, ho dovuto interrompere perché questo mare è tremendo. Diario di viaggio. C'è un'onda lunga che veramente c'è tremenda, e per far muovere questa nave ci deve essere una brutta onda. Guarda che cazzo. Alla dogana, ragazzi, con gli amici della Tunisia, Malta. Di solito li vedo in televisione queste cose. Oggi a noi. Quando arrivate a Tunisi e c'è quell'edificio, la banca che si trova dietro, quando arrivate qua fermatevi da questo negozietto, si trova dove sta rotonda. Sta rotonda, questo negozietto c'ha la scheda SIM. La scheda SIM ed è una persona onesta. Mohamed dice a Roma, questo è il suo chioschetto. A Tunisi il primo posto dove vado a mangiare è un posto di Napoli. Ce ne vuole proprio di fortuna. E dopo aver mangiato una buonissima pizza, fatto amicizia con tutto il quartiere e aver fatto alcune riparazioni alla moto, oltre a trovare alcune cose che mi servivano, adesso sono pronto per incontrarmi con un'amica. Sto per vedermi con un'amica tunisina che non vedo da 10 anni. Abbiamo un rapporto veramente speciale e adesso dopo 10 anni ci rivediamo. Bellissimo incontro. Ai! Even the cat is having his boat. Yeah. Sidi Bouzaid. A Tunisi ci sono tanti posti di blocco, autovelox, vi consiglio di non superare i limiti di velocità. Il traffico è orrendo, tutti guidano come vogliono e vi consiglio di non superare i semafori con il rosso come sto facendo io. Inoltre vi consiglio sempre di non superare a destra come sempre sto facendo io. The main street. Yeah, it's called Bubalbuda. There we find the cathedral. It's the French embassy, so they are protecting the Ora Asma mi stava spiegando, pur essendo un paese musulmano questo qua, praticamente c'è nella strada principale c'è una chiesa cristiana, perché questo paese ha una grossa apertura mentale. È vero Asma? That explains the tolerance, like people. Yeah. Start the old city. So now you will find the Islamic and the Christian architecture. Wow. This is the oldest one. Yes. Okay. My tour guide has my Oh my goodness.
idea demasiado loca. Es algo que decidí de un momento a otro, pero quiero desconectarme, quiero dejarme sorprender y che sia un buen viaje. Allora, siamo qua all'aeroporto di Cartagine, Tunisi, e mi incontro con un'amica dopo 15 anni e sarà un incontro speciale. Vediamo un po', comunque sono 15 anni che non ci vediamo, 7 giorni insieme non sarà facile, ma soprattutto 7 giorni che facciamo un viaggio estremo. Ai sedicci deve formare. Decidiamo di fermarci ad Hammamet, anche perché il vento è veramente forte. E dove si parcheggia in Tunisia? È impossibile. È quasi impossibile. Se ve lo siete chiesti, vi posso rispondere che si potrebbe parcheggiare ovunque. In questo caso qua io sto parcheggiando nell'hotel davanti alla reception. Guarda il momento. Ripartiamo, abbiamo davanti a noi 300 km. Incontriamo lungo il percorso tanti controlli della polizia, tanti piccoli mercatini e la segnalazione sulle strade è davvero buona. Quando arrivi nei centri urbani devi fare sempre molta attenzione ai rossi. Una specie di autogrill, ma è una cosa pazzesca. Qua dietro di me ci sta una macelleria, questo ti danno la carne, poi vieni qua e te la cucinano, tanto bella, e c'è pure il pane azzimolato, che è una bomba. Qualcuno potrebbe vedersi arrivare e quando ti vedono cercano ovviamente di guadagnarsi la giornata in qualche modo, aiutandoti o indicandoti la strada. Ok. Wow, sta un mostro, Ma che c'è qua?
abbiamo fatto una piccola pausa per proseguire il nostro viaggio. Ci aspettano 200 km. Abbiamo visto la moschea, che è veramente un incanto. È stato tutto bellissimo. Adesso ripartiamo perché vogliamo arrivare prima che faccia buio a Gafsa. fermiamo per apprezzare il primo paesaggio desertico che incontriamo sul nostro cammino, anche se ripartiamo poi subito perché i chilometri sono davvero tanti. Ultimo centro abitato, dopodiché c'è solo deserto e le osi di montagna dove viene raccolto il dattero. Ci prepariamo per arrivare alla pista di Romel. Wow!
siamo arrivati alla pista di Romel. Adesso ci divertiamo. Il deserto, il passo di Romel. Ci siamo. Siamo pronti a salire. Se qualcuno si chiedesse cosa ha di speciale la pista di Romel, io risponderei semplicemente che per noi motociclisti è una delle curve del paradiso cadute qui in terra. Che sei a Esto es de Rodel. Salutiamo la pista di Romel, è stato molto divertente, ma adesso dobbiamo aumentare la velocità. Sono le 2, il sole tramonta tra 3 ore e dobbiamo ancora fare tanta strada. Arriviamo in un piccolo villaggio, sembra quasi disabitato. Sulla strada si vede solo sabbia e spazzatura. A la izquierda, a la derecha acá. Mucha basura, sí. Vamos a ver.
Como porque hay alguna duda. Ups, no, no puedo aparcar aquí. Es una oasis berbera. Aquí detrás está una cascada. ¿Se escucha? Sembra che c'ho una maledizione con questi specchietti della moto. Si sono rotti perché bisogna mettere una pietra quando si sta sulla sabbia sotto il cavalletto, e questa cosa qua me l'ero proprio dimenticata e quindi è andato sotto e niente, che bello. Adesso stiamo alle cascate, un bellissimo posto berbero. Siti si sta domandando se in Colombia ci sono i datteri. No, Cindy, solo nel Nord Africa. C'è una mezza giornata passata nel deserto, adesso siamo qua da Harry e questa pizza berbera è veramente deliziosa. Me gusta este amarillo, pero está como un poco mal acá. Bueno, non passa nada. Ragazzi, l'oasi di Harry ve la consiglio vivamente, parla italiano ed è una bravissima persona, mi si mette a disposizione in tutti i modi. Canyon a sinistra, lui si trova sulla destra, è questo. I dromedari selvatici, ma come sono belli. Vale. E toujours? Nei miei tantissimi viaggi non ricordo di aver mai visto un sole così imponente sull'orizzonte. Inoltre la Tunisia è davvero ricca di paesaggi, ad ogni chilometro cambia scenario, è qualcosa di incredibile. Oggi dolce risveglio, la struttura è molto confortevole, ma siamo in netto ritardo. A rallentare la nostra partenza si mette l'attesa di un amico tunisino che ci porti un pezzo di ricambio della moto. Guardate quest'auto, che cacchio ha combinato! Amico Giorgio, guardate che cazzo ha combinato con questo fuoristrada. Ha fatto pure la doccia là. Padre elettrico. Forte proprio, e là sopra c'è la tenda, si apre e c'è praticamente una piccola casetta sopra. 2 posti e mezzo.
E giusto quando stavamo partendo rompo una borsa nello sfiorare un'auto. Faccio una legatura d'emergenza e ripartiamo subito. Oggi veramente stiamo in netto ritardo. Allora, sto qua è un bellissimo museo e me l'ha consigliato un amico di Amamet, moglie italiana, Pierangela, e lui parla benissimo italiano, quindi senza che ve lo dico, fate sicuramente un giro qua, che ci sono delle cose molto particolari. Sempre si fa della scoperta da questo mondo che si chiama loro, partendo dalla palma cosa è, con i suoi origini. Ragazzi, ovviamente se ne volete sapere di più dovete venire qua. Ragazzi, una notizia davvero interessante per me è che in Tunisia ci stanno un casino di gatti, cioè per chi ama i gatti questo paese è il paradiso. Si usa questo setup. Ma questo gatto è proprio un cane, cioè è una cosa incredibile, ci sta seguendo ovunque. Cagnolino. Ma che ruffiano, guarda. Dopo uno splendido giro nel museo, nelle palme, la degustazione non può mancare. Allora, diario di viaggio, ieri abbiamo fatto un bel tour nel deserto, i paesaggi erano veramente stupendi, abbiamo avuto un po' di problemi e niente, speriamo che la sfortuna per adesso ci abbandoni. Siamo qua, ci prendiamo un bellissimo caffè, questa bellissima struttura, ma adesso è circondata da palme, un posto incantevole. Che meraviglia, solo questo vale la pena di venire aquí. Mira cuántos dromedarios. Sembra. Yo tengo amigos que son fanáticos. Allora, posto berbero dove hanno girato il film di Star Wars, è un posto veramente pazzesco, cioè qua veramente flippate. La famiglia di... ma tienes todo lo dangerous.
Oggi abbiamo fatto un ritardo pazzesco a uscire e niente, adesso stiamo andando a Dus, ma abbiamo ancora un'ora di cammino davanti e sicuramente il tramonto è già andato. Dobbiamo sperare solo che non si faccia troppo buio perché siamo capitati proprio in una fattoria proprio, come senti? Beh, eccole, siamo un covo di pecore qua. Allora, questa è la stanza per stasera, un campeggio particolare. Piccola stanza. Io non capisco perché, ma in tutti i cacchio di paesi, in tutti i paesi c'è per andare nel la luce è fuori. Allora, un ristorante 5 stelle, la televisione Eccoci qua, alle porte del Sahara. Se stringi nel pugno la sabbia del deserto, non riuscirai a trattenerla. Se lasci aperta la tua mano si riempirà di sabbia. Questo che vi ho appena detto è un proverbio arabo. Se vi è piaciuto, scrivetelo nei commenti. Ebbene sì, ci stiamo provando ad andare in due o questo tipo di moto sulle dune di sabbia. Uscire da queste dune è stata un'impresa più che ardua. Per fortuna un pastore è passato sul nostro cammino e ci ha aiutato. Il vento soffia sempre più forte e la visibilità si riduce notevolmente. Dobbiamo arrivare quanto prima a Matmata. È difficile descrivere ciò che si prova nel deserto.
La tua essenza viene trasportata come sabbia al vento, ti senti tutt'uno con questo immenso. Joder, está súper mala esta carretera, ¿eh? Tenemos que volver. Ci siamo persi nel deserto. Però che spettacolo. Adesso dobbiamo ritrovare la strada, ma sarà più facile. Il vestito largo. Sexy mom. Hello. Cuernos. Sì, sono praticamente degli struffoli con le mandorle dentro. Raggiunte le montagne il vento diventa ancora più forte, sembra quasi che ti prenda a schiaffi. Sono costretto a rallentare. Vento e montagne non sono mai state uno scherzo. Il mio livello di concentrazione a questo punto del viaggio è veramente massimo. Ci siamo persi nel deserto perché il navigatore a un certo punto ci ha mandato tutta da un'altra parte, ce ne siamo andati proprio nel deserto più sperduto, quindi fate molta attenzione. Dai, dai. Allo? Da? Allo? Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Yes. Bonsoir. Italiano? Italiani, sì. Sì, buongiorno. E come sta? Guarda, Bess. Guarda la casa? Questa è la... No, ma si dorme qua? Sì, non guarda, sei la casa Barbero? Guarda la casa? No, dico, si può dormire. Come vous voulez, ça va combien? Comme vous voulez. No, non si ridorme. No, non va combien, comme vous voulez. Ah, ok, ok. No. Sì. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il No, dormirò no. où? Il dormirò où? No, guarda tutta la pièce, per favore, che c'è dentro. Sí. Oui. No, no. No, tenemos una hora de sol que se baja. Va alla deserta? A Medellín. Medellín, Yeah. sì, passez pour Toujane. Portugués. Toujane, Matmata ancien. Toujane, Allah. Medellín. Allá. Non, non loin. Uno. Non beaucoup. Juste un peu. Yeah. Si, Matmata Nouvelle, Gabès, comme ça, c'est beaucoup. Mais Toujane, Mais Tujan, ok. Toujane, Medellín. Tujan Medellín. Elle dormir à Medellín? Dormire a Medellín. Où à Medellín? Sì. Vous savez jouer maintenant? Ah, non ricordo il nome. Non ricordo il nome. Si, en fait, ça y est, réservé? Réservé, ça y est. Oh, no, non réservé. Sta buona mia allá che c'ha me. Ah, si, elle est à Boromé à Medellín. A Medellín. Moi, la famille de moi à Medellín. Serio? Si. Oli, qua. Mais le marito a Matmata. Mais la famille de moi à Medellín, habite à Medellín. Wow. Cocina ici, mais maintenant là-bas. Está muy buena. Che bueno la cucina. Wow, questa è una grande cucina. No, Star Wars.
Le Vierge Maria, no? Eh? Con il film La Vierge Maria? No, Sì, film italiano. non lo Sì, conosco. la Vierge Maria, lo conosci? Sì, la Vierge Maria, tutta campana sì. E la flash. Sì, Jimi Nervi. Wow. Ui, degli animali. Jimi Nervi che fa i film sì, che fa le camere sì. A Matmatà. E sì, film italiani. Sì. C'est les animaux. Ma la prima volta sì o no? Sì. Prima volta. Sì. Film romantico. Miglior, beaucoup de vali. Andrea, guarda la sombra per fare la foto. E la. Yeah. Sei buono. La. Andrea! Es todo tu casa. Sí. Jolín. Es que es increíble, ¿eh? Madre mía. Toda la casa. Es una Mais moi, beaucoup de groupes français, ما عرفتوا مرقي مثام. ما عرفتوا مرقي مثام. لا لا la roccia. È la roccia. Andrea! C'est les enfants qui font l'école. Se entra de acá y se sale de la... Es un magazzino, es un almacén. Bueno, tenemos que irnos porque se va a bajar el sol. Las tortugas del desierto. Tartaruga. Aggiunte Combien de vacances? Une semaine? al rosmarino. Sì, rosmarino. Qua- Sì, sì. Il pan, il Poi pan. fate le pane, oui. Guarda, sì, Ah. fate le pane, sì. Wow. Fate le pane La maniera, la viande à mouton et poulet pour manger. Oui. la maniera antica. Addio ragazzi. Cindy de Colombia ora è una donna berbera. Yeah. Vai. Guarda la signora. Con il tramonto decidiamo di restare a Matmata. Con questo vento e questa visibilità è troppo rischioso andare a Medellin. Il nostro hotel è a sola mezz'ora e quindi ci affrettiamo a raggiungerlo. Allora, tutto bene? Vuoi visitare la casa? No, no, Hotel Manhattan. Hotel Marhala? Yeah. Sì, Sì. Yeah. After 30 Ah, very nice. and another one, nine, number 9. Bueno, aquí hay otras habitaciones. Hay otros pisos. Jolín. Está bien, ¿eh? Mira, salen las estrellas.
Portatevi un po' di lubrificante, un po' di olio grasso, perché sia per lubrificare la catena quando state nel deserto, perché veramente c'è la sabbia, è incredibile, la polvere è tantissima. Bonjour. Cave nella montagna. Ah sì? Wow. Sono andato a prendere la moto, ho tolto tutta la legatura della moto e Cindy sta ancora qua a lavarsi i denti. Ci metti 10 minuti per lavarsi i denti, è una cosa incredibile. Oh, credetemi, non ho mai visto una cosa del genere, 10 minuti per lavarsi i denti. Però c'ha i denti bianchissimi. Allora è venuto Mustafa con la spesa. Ho fatto con la benzina. Adesso... Con la benzina. La spesa, ragazzi, la benzina per la moto. Ragazzi, solo in Tunisia potete vedere questo. Ops. Qui la benzina. Sulle montagne di Matmata, per un raggio di circa 100 km, non ci sono distributori di benzina. Le soluzioni sono due: o si hanno le taniche di benzina di scorta o si prende la benzina di contrabbando che proviene dalla Libia. Intanto abbiamo lasciato Matmata, il vento oggi soffia ancora più forte, soprattutto su queste montagne, e benché le curve sono molto invitanti, mi mantengo su una velocità ridotta per una maggior sicurezza. Wow, pendenza 10%, incredibile. Sembra che oggi dovremo attraversare tutte queste montagne per arrivare a Medellin. Le montagne che attraversiamo non sembrano proprio sicure, infatti piccole frane si vedono lungo tutta la strada. La strada inizia a migliorare da Tugen, particolare anche questo piccolo villaggio berbero che si trova in mezzo alle montagne. Arrivati a Medellin facciamo una pausa di 10 minuti prima di ripartire per Chelina. Cindy, ¿qué te parece este viaje de esta mañana?
Arriviamo a Cenini e mentre stiamo entrando nella parte nuova del villaggio, un ragazzo ci ferma da lontano. È un ragazzo che ci vuole fare da guida all'interno della parte storica. Accettiamo e gli diamo anche in anticipo il compenso richiesto, ma la nostra esperienza non è positiva. Oltretutto, a fine tour ci chiede di non apparire nei nostri video, cosa che avrebbe potuto dire benissimo all'inizio e in questo caso qua purtroppo abbiamo dovuto tagliare parecchie scene. La montagna del cammello è un cammello pezzotto. Una bella camminata di un'oretta ci aspetta e dobbiamo stare a Sfax prima del tramonto. Visitare tranquilla. No. Guardate le sette dormienti, le sorgenti. Entonces, questa è la moschetta, a voce in inglese, cristiana. Questa è la tradizione. Il tramonto è in meno di 2 ore e Sfax dista 4 ore. È una corsa contro il tempo. Purtroppo, come è già successo in questo viaggio, la lampadina dello stop si è rotta. Ci siamo fermati a Medellin per trovare il pezzo di ricambio e fatto questo praticamente abbiamo deciso di riposarci un pochino e ripartire subito il giorno dopo. Tenemos suerte. Aiù, dolce tunisino, buonissimo. Come si chiama? Graiba. Craiba. Graiba. Você tá falando? Sta super buono. Avete mai visto la doccia su un cesso? Ci svegliamo molto presto, il sole sta per sorgere. Dobbiamo fare tutto di un fiato 800 km. Sindi all'aereo alle 19. Dobbiamo arrivare a Tunisi massimo per le 16. Mira Cindy. Esto es por ti. Tu renascita está en nuestro país. Qué palabras poéticas. L'alba è meravigliosa, ma stamattina le temperature sono davvero basse, fa un freddo cane. Il vento inoltre è veramente forte, al punto che i camion pendono su un solo lato. Alcuni sono davvero pericolosi, potrebbero rivestare carichi in autostrada in qualsiasi momento. Lo specchietto si è rotto e, oltretutto, non si vede una stazione di servizio per centinaia di chilometri. Infine, a complicare la situazione si mette la pioggia. Da lontano si vedono delle grosse nuvole nere. Infatti, a 15 minuti da Mamet inizia a piovere. Siamo costretti a fermarci fino a quando il tempo non migliora. Pioggia, vento e cattivo asfalto sono la ricetta perfetta per cadere. Il cielo della mattina. Il sole. Da me.
justo en tiempo. ¿Qué le hemos hecho? Somos los mejores. Los mejores. Lo hemos hecho. Justo in tempo e sta lloviendo. È la prima volta che mi gira la testa e sto super stanco. Entrambi nelle stesse condizioni, tanta stanchezza. Adesso lei deve andare all'aeroporto, c'ha l'aereo tra 2 ore. Se n'è andata Cindy, arriverà giusto in tempo all'aeroporto, anche se c'è un po' di traffico. E niente, adesso non c'è pensiero di tristezza, però abbiamo fatto un viaggio insieme meraviglioso. Cindy è una compagna di viaggio fantastica, non si lamenta, risolutiva, e seppur ci sono stati dei problemi ha sempre sorriso. Questa è la cosa più importante, l'atteggiamento giusto per il viaggio, perché il viaggio non è turismo. Il turismo ti compri un pacchetto in agenzia e loro ti organizzano tutto ed viene quasi sempre tutto perfetto. Un viaggio è scoperta, è avventura e soprattutto imprevisti. Che bello! E siamo arrivati giusto in tempo prima che piovesse. Una pazzesca proprio. Adesso mi vado a mangiare una bella pizza dal mio ristorante napoletano qua a Tunisi. Mamma mia. Adesso dormirò almeno 3 ore. È stata una giornata incredibile. Dopo aver lasciato Cindy, le mie avventure o disavventure, a seconda dei punti di vista, non finiscono. Incontro Alex, un italiano conosciuto su un gruppo di motociclisti. Sì, un altro pazzo che si è fatta la Tunisia in moto, in scooter. Fatta bene proprio, anche uno scooterone, ma questo è un grande scooterone. E dopo averci raccontato le nostre esperienze, io e Alex il giorno dopo perdiamo la nave. Decidiamo così di continuare il nostro viaggio. Facciamo prima un giro a Tunisi per poi scendere fino giù a Monastir. Successivamente passiamo per Sousse, andiamo di nuovo a Kerovan e facciamo poi ritorno di nuovo a Tunisi. Ma questa è un'altra storia. L'arcobaleno. Si parte con l'amico Alex e con l'amico Reda. Ciao. Siamo sulla nave. Ma sono proprio sfortunato, sta proprio sciopero della benzina, ma che cazzo, torno in Italia e c'è sto sciopero della benzina. Facciamo ritorno a casa.